Bene ragazzi, continuiamo con la politica di Locke. Abbiamo visto che prima di passare alla descrizione dell'organizzazione dello Stato civile nato da un contratto sociale che elimina lo Stato di natura, dobbiamo, è vero Sofì, diffonderci un attimo su uno dei 4 diritti naturali secondo Locke, ovvero la proprietà, perché ci sono delle cose da dire piuttosto importanti sulla proprietà. I 4 diritti naturali esistono sin dall'origine allo stato di natura, tutti gli uomini contemporaneamente li riconoscono a sé e agli altri. Il fatto di rispettarli però è un'altra faccenda. Per rispettarli con sicurezza bisogna sottomettersi a un'autorità politica che abbia una capacità repressiva, che imponga, diciamo così, il rispetto di questi diritti. Tuttavia, prima che si realizzi il contratto che crea lo Stato civile, le leggi e i tribunali, la proprietà, secondo Locke, esiste già. Sembra singolare, però allo stato di natura esistono questi 4 naturali: vita, libertà, sicurezza e proprietà, perché la proprietà allo stato di natura, secondo Locke, esiste. Che tipo di proprietà si delinea allo stato di natura? Ricordo che lo stato di natura per Locke non è un'ipotesi, è qualcosa che è davvero esistito storicamente. C'è un'evoluzione della proprietà. Locke dice che all'origine c'è la proprietà comune, che già il nome lo dice, essendo una proprietà comune, non è propriamente una proprietà privata. Poi dalla proprietà comune si passa alla proprietà egualitaria. Non che tutti abbiano la stessa identica proprietà, ma la proprietà è più o meno uguale come entità tra le varie persone. Perché è limitata? E quindi abbiamo una proprietà egualitaria. Il terzo e definitivo stadio della proprietà è quello della proprietà capitalistica diseguale, portato avanti da capitalisti e da salariati che vengono pagati da essi. La proprietà diseguale. La cosa singolare è che tutta questa evoluzione della proprietà, dalla proprietà comune alla proprietà egualitaria alla proprietà diseguale, tutti questi passaggi avvengono sempre allo stato di natura, prima che sorga per contratto lo stato civile. Quindi persino la proprietà diseguale, con il denaro, i traffici, gli scambi, il lavoro salariato, il capitalismo, la moneta, per Locke esiste allo stato di natura. Questo potrà sembrare singolare, ma Locke ovviamente ha interesse a dimostrare questo, perché ha interesse a dimostrare che la proprietà, che non può essere eliminata da nessun tipo di stato, di autorità, perché lo Stato, l'autorità diventerebbero immediatamente legittimi se violassero uno dei 4 diritti naturali, che la proprietà capitalisticamente intesa, liberismo, libero mercato, esistendo allo stato di natura, è qualcosa di sacro, intoccabile, sul quale quindi lo Stato civile, le istituzioni non possono, il governo non può in nessun modo intervenire. In questo modo Locke ovviamente trasforma in un diritto naturale, in una realtà eterna e intoccabile, la proprietà privata, non quella primitiva, ma la proprietà privata che lui ha sotto gli occhi, la proprietà privata complessa, diseguale, capitalistica, magari anche basata sullo sfruttamento. La proprietà comune all'inizio, gli uomini nella foresta, in un ambiente molto ampio, gli uomini erano anche pochi numericamente, non avevano bisogno di tracciare dei confini tra una proprietà e l'altra, i terreni erano così abbondanti, il numero degli esseri umani così limitato, che ognuno poteva lavorare il proprio campo senza problemi, senza bisogno di dire questo è mio, questo è tuo, senza sovrapposizioni. Ognuno sceglieva una propria terra, poteva passare a coltivare anche la terra di un altro se la spartivano, c'era una proprietà comune, non ci sono confini, non c'è il tuo e il mio, non c'è ancora una vera e propria proprietà privata. Poi a un certo punto però le cose diventano più complesse, perché gli uomini aumentano, coltivano sempre più terre e si pone il problema di scontrarsi per decidere
quale appezzamento di terra è mio, quale è tuo. Naturalmente, quando Locke parla della proprietà, non solo negli stati più antichi della proprietà, ma anche nei tempi più recenti, fa riferimento alla proprietà terriera, che era la forma principale della proprietà anche ai suoi tempi, anche all'epoca della protoindustria, dei telai o della grande azienda rurale capitalistica, con le recinzioni, con le nuove sementi. Lui parla fondamentalmente della proprietà terriera, parla di lavoratori agricoli, quindi a un certo punto si passa a una vera e propria proprietà privata con dei confini, con il diritto di dire questo è mio, tu non puoi venire a coltivare la terra che coltivo io, la mia terra, né puoi godere dei frutti di questa terra. Questa proprietà privata egualitaria più o meno simile per tutti, cioè l'estensione della terra, lui non vuol dire che è esattamente uguale in tutte le famiglie, in tutti i proprietari, ma vuole dire che grosso modo è egualitaria perché non si può estendere più di tanto, oltre un certo limite. C'è un principio fondamentale, importantissimo, un principio liberista, capitalista, liberale, alla base della pretesa di dire questo terreno è mio, tutto ciò che spunta da questa terra è mio, questo terreno è tuo, tutto ciò che viene fuori da quella terra è tuo, ed è il principio tipicamente liberale del lavoro. Io giustifico il mio individualismo possessivo su questo pezzamento di terra perché io la lavoro, questa terra era in abbandono, qualcuno poteva arrivare prima di me, qualcuno poteva coltivarla e farla fruttare al posto mio, ma non è stato così. Io ho occupato questa terra, io l'ho lavorata, i frutti della terra sono miei, la terra è mia. Cioè la proprietà corrisponde a ciò che ognuno lavora. Nessuno può essere proprietario di qualcosa che non lavora, che va oltre la sua capacità di lavoro. Quindi il principio fondamentale della pretesa di essere proprietario, dell'individualismo possessivo, è il lavoro, un principio comunque nobile, certamente più apprezzabile rispetto a quello che avveniva prima del capitalismo, dell'industrializzazione, in cui la proprietà era assegnata a qualcuno per l'appartenenza ad una certa famiglia, cioè semplicemente per ereditarietà, oppure nel feudalesimo la proprietà era una concessione del sovrano. All'inizio il feudo non era ereditario, non era una vera e propria proprietà privata, però ben presto il feudo diventa ereditario e quindi uno possiede una proprietà perché appartiene a una famiglia nobile o perché ha avuto una concessione dal sovrano, oppure perché si è comprato quel titolo feudale. Molti sapete diventavano nobili di toga acquistando le cariche, quindi per Locke i privilegi feudali vengono aboliti in base ad un principio molto più nobile, il lavoro. Siccome io lavoro quella terra è mia, è come una sorta di usucapione, ci sono tante terre a disposizione, chi occupa una certa terra la lavora per molto, molto tempo, la fa fruttare, la organizza, la rende razionale, fa spuntare tanti frutti dalla terra, coltivazioni, quello che l'ha lavorata ne ottiene la proprietà. Non c'è ancora lo stato civile, non ci sono ancora le leggi, i governi, le istituzioni. Ricordate che siamo allo stato di natura, quindi il principio del lavoro sembra una cosa molto bella. È come se la terra che io lavoro diventi una sorta di organo del mio corpo, come se la terra che io lavoro è mia perché diventa una propaggine, un appendice del mio corpo. Lavorando la terra viene umanizzata, diventa un pezzo del mio corpo. Questo per quanto riguarda la proprietà egualitaria. Perché egualitaria? Forse egualitaria è un termine sbagliato, ma è quello che usa Locke. Egualitaria significa che non può espandersi entro un certo limite, è limitata, perché la ricchezza è basata soltanto sui beni della terra, cioè nel secondo stadio, quando c'è la proprietà limitata egualitaria,
Le vere proprietà private sono solo la terra e i frutti della terra, che sono deperibili, quindi non ha senso per me cercare di raddoppiare o di moltiplicare per 10% la mia proprietà. Perché? Se io ho diritto di avere solo la proprietà che lavoro, ovviamente la mia possibilità di lavorare è limitata, non posso io coltivare da solo una proprietà gigantesca. Tra l'altro non mi servirebbe a niente perché io invece di produrre 100 mele ne producessi 10.000, sono comunque beni deperibili, quindi si perderebbero. Capite, all'epoca della proprietà egualitaria, della proprietà limitata, dice Locke, in ogni proprietà si lavora soltanto per l'autoconsumo. Si producono delle colture, dei frutti della terra che servono solo a sostentare me e la mia famiglia. Non ha senso cercare di allargare la proprietà acquistandone delle altre, occupandone delle altre, perché ciò che io avrei in più, e invece di 100 mele, 10.000, sono comunque prodotti deperibili di cui io non me ne faccio nulla, non costituiscono ricchezza perché vanno subito a male. Potrei con il baratto scambiare le tante mele che ho con tanti altri prodotti che le mie terre non producono, ma sono sempre e solo prodotti deperibili, ortaggi, mele in cambio di pere, cereali. Per quanto io possa ottenere tantissime varietà di prodotti perché lavoro, faccio tantissime culture, le scambio con gli altri, con il baratto, sono sempre prodotti deperibili che non mi servono a nulla, non li posso mettere in banca, non li posso far fruttare, non li posso far investire perché sono frutti, perché sono piante, sono vegetali, quindi non ha senso che la proprietà diventi grande. Sarà egualitaria perché più o meno ogni essere umano è in grado di coltivare più o meno un pezzamento di terra standard. Però Locke non è ingenuo. Questa proprietà egualitaria e limitata, tipica proprio di una situazione primitiva, agricola di autoconsumo, primordiale, non è la proprietà che lui ha sotto i suoi occhi. In Inghilterra la proprietà è una proprietà diseguale, una proprietà capitalistica in cui molti proprietari terrieri non lavorano e fanno lavorare dei poveri salariati all'interno delle loro terre. Quindi il nobile principio del lavoro che Locke ha stabilito come principio che giustifica la proprietà viene poi tradito perché il lavoro fisico, il lavoro diretto della terra nell'autoconsumo viene sostituito dal lavoro dell'imprenditore che non coltiva lui stesso direttamente la terra, non muove lui il telaio, non muove lui l'aratro, ma lo fa fare da salariati che non hanno proprietà, e allora si arriva alla proprietà egualitaria, dalla proprietà egualitaria ad una proprietà diseguale. Come avviene questo? Con l'invenzione del denaro. Quando viene inventato il denaro ha un senso avere una proprietà illimitata, perché il denaro, a differenza dei frutti della terra, dei prodotti, dei cereali, il denaro non è un bene deperibile, io lo posso accumulare, e quindi a differenza di prima ha un senso che invece di 100 mele io produca 10.000 mele, perché poi le vendo a chi vuole mangiare le mele, in cambio mi danno dei soldi, e questi soldi non sono beni deperibili come i prodotti della terra, li metto da parte, li reinvesto, li uso per acquistare sempre nuove proprietà che possono diventare anche sconfinate. Divento un grande latifondista, ma mi conviene perché il denaro non è una merce deperibile, e quindi io mi arricchisco e inizio a comprare attraverso il denaro anche prodotti che non sono prodotti della terra, sono prodotti dell'artigianato, sono prodotti di oreficeria, tanti tipi di prodotti che anzi forse non esisterebbero, non sarebbero realizzati senza il denaro, e io posso accumularli. Quindi l'invenzione del denaro che trasforma la proprietà limitata, egualitaria, in cui tutti sono proprietari perché lavorano la propria proprietà per autoconsumo, in una proprietà diseguale, in una proprietà in cui ci sono grandi proprietari che non lavorano e persone, salariati, che non
non hanno proprietà, che lavorano in cambio di denaro, nella proprietà di qualcun altro. Prima non aveva senso un lavoro salariato. Se non c'è denaro, come posso io assumere qualcuno che lavori la mia proprietà? E poi perché dovrei farlo, visto che i beni sono deperibili? Quando invece c'è il denaro, io posso acquistare, mettere da parte e acquistare tantissimi beni, ma anche pagare persone che lavorano al posto mio, e la proprietà diventa sempre più grande, io non posso lavorarla, quindi il lavoro fisico diretto del piccolo proprietario contadino nella proprietà egualitaria si trasforma nel lavoro del capitalista che sovrintende, investe, mette il capitale di rischio, ma non lavora personalmente la sua proprietà. Questa, secondo Locke, è la caratteristica definitiva della proprietà. La proprietà capitalistica diseguale, in cui c'è il ricco che ha tantissime proprietà, pur essendo un diritto naturale la proprietà, c'è chi non è abbastanza bravo, non è abbastanza intelligente, non è abbastanza forte da avere una proprietà e quindi è costretto a lavorare in una società al servizio dell'altro. Locke dice non dobbiamo essere ingenui, la ricchezza delle nazioni è la possibilità di avere uno stato civile colto che produce ricchezza, che produce la nostra agiatezza, si basa sulla divisione del lavoro, si basa sul lavoro salariato, si basa sulla divisione del lavoro per cui io faccio un solo lavoro, ottengo del denaro e poi acquisto ciò che hanno fatto tantissimi altri che svolgono tantissimi altri lavori diversi. Si basa sul fatto che posso reinvestire il denaro assumendo sempre più salariati che lavorano per me, facendomi diventare sempre più ricco. È solo così che aumenta la ricchezza complessiva, che possiamo avere gli stati moderni organizzati dove si può fare anche cultura, arte, gli stati forti. Non dobbiamo essere ingenui, la proprietà deve essere una proprietà diseguale in cui c'è il ricco che non lavora e il povero che lavora alle dipendenze del ricco. Questa è la vera proprietà, la proprietà diseguale, la proprietà capitalistica in cui c'è sempre maggiore differenza di ricchezza tra i ricchi e i poveri, tra i grandi proprietari e i piccoli proprietari e quelli che la proprietà non ce l'hanno neanche. E quindi questo tipo di proprietà è un diritto naturale, perché per Locke la proprietà capitalistica è diseguale. Noi potremmo dire anche è basata sullo sfruttamento, tutto quello che volete voi. E per lui però è qualcosa che esiste allo stato di natura e quindi quando sarà realizzato lo stato civile non può assolutamente eliminare questo tipo di proprietà, non può eliminare il capitalismo, l'arricchimento, il libero mercato, le transazioni commerciali, l'accumulazione del capitale di denaro in poche mani. Furbo Locke, lui considera un diritto naturale, accettato razionalmente da tutti, questa proprietà capitalistica che invece voi potreste dire ma no, si è sviluppata recentemente, si è sviluppata dopo l'istituzione dello Stato, mica allo stato di natura, invece Locke furbamente la fa figurare come qualcosa che è un diritto naturale, qualcosa che si forma prima dello Stato e quindi il capitalismo è santificato, lo Stato non può in nessun modo abolire o gestire, non può assolutamente occuparsi, mettere becco della proprietà capitalistica, lo vedremo meglio dopo. Voi direte che in questo modo Locke considera un diritto naturale, quindi inalienabile, intoccabile da qualunque autorità politica, quello che in realtà è il frutto del privilegio di una casta alla quale lo stesso Locke apparteneva, ma Locke risponderebbe che questo ragionamento è ingenuo. Se noi ci arricchiamo, tutti quanti, anche i più poveri, hanno l'opportunità di farlo, questo è basato sull'egoismo del capitalista che vuole guadagnare sempre di più. Senza la logica del libero mercato, l'avidità di arricchimento del singolo, noi saremmo ancora ad uno stadio brutale, primordiale, primitivo. Quindi non bisogna essere ingenui, la proprietà privata è questa qui,
ed è assolutamente un diritto naturale. Locke ha proprio una mentalità calvinista, capitalistica, borghese. Locke arriva a dire che la proprietà privata è di fatto, per certi aspetti, più importante degli altri tre diritti naturali. Basterebbe un esempio. Io vi ho già detto che il diritto alla vita ha delle eccezioni in caso di autodifesa armata o in caso di punizione capitale del criminale. Cosa fa fondamentalmente un criminale da cui io mi devo difendere? Cerca di usurpare, di invadere, di rubare nella mia proprietà. Quindi mentre la proprietà non può essere toccata in alcun modo, non può essere espropriata dallo Stato, è un diritto che non ha nessuna eccezione, quest'altro diritto naturale, cioè la vita, ha delle eccezioni. Tra la vita e la proprietà, il diritto naturale prevalente è quello della proprietà, perché quando uno entra e cerca di rubare nella mia proprietà, di attentare alla mia proprietà, questa persona, il ladro, rinuncia al suo diritto alla vita e io posso impunemente, con l'autodifesa armata, oppure ucciderlo perché è un criminale e quindi lo punisco togliendogli la vita. Quindi il diritto alla vita ha delle eccezioni, mentre il diritto alla proprietà non ha mai eccezioni. Il diritto alla vita decade proprio quando qualcuno attenta alla proprietà o alla sicurezza di qualcun altro. Come ho già visto nella lezione scorsa, la cosa poi fondamentale è che Locke dice che l'esigenza forte, evidente di abbandonare lo stato di natura e di passare allo stato civile si manifesta proprio quando la proprietà diventa complessa, capitalistica, diseguale, illimitata, enorme, si accumulano beni, si accumula denaro. In questo modo il proprietario non è in grado di difendere da solo la proprietà, la sua proprietà che diventa grande, ricca, che può essere ovviamente esposta facilmente a degli attacchi e quindi non è tanto per garantire gli altri tre diritti naturali, ma proprio per garantire la proprietà che si decide di passare dallo stato di natura allo stato civile, perché gli altri tre diritti allo stato di natura, bene o male, possono essere rispettati, ma quello della proprietà no. Per garantire i diritti della proprietà diseguale capitalistica ci vuole uno Stato con una forza repressiva, un esercito, una polizia che garantisca il proprietario, impedisca le violazioni di proprietà e il furto, dia delle pene molto molto severe a chi attenta alla proprietà. L'idea che la proprietà privata nel capitalismo sia alla base anche degli altri diritti è un'idea tipica del pensiero liberale, in particolare del liberismo economico. I sostenitori del liberismo economico dicono che di fatto alla base di tutte le nostre libertà c'è il libero mercato, c'è il capitalismo, c'è la libertà economica, la possibilità di fare transazioni libere in base alla domanda e all'offerta, liberamente senza che lo Stato si intrometta, limiti o impedisca questo. Cioè soltanto garantendo l'interesse privato e egoistico di ogni proprietario è possibile che poi si generino automaticamente anche gli altri diritti. La libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di culto, tutte le altre libertà derivano dalla proprietà privata. Nei paesi, nei regimi dove non c'è la proprietà privata e il libero mercato, il capitalismo, il liberismo economico, guarda caso non esistono neanche le altre libertà, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, la libertà di culto, la libertà di stampa, perché l'interesse dei singoli capitalisti, dei singoli proprietari, a generare interesse al fatto che esistono anche le altre libertà. Prima storicamente viene la libertà economica e poi vengono le altre libertà, i cosiddetti diritti civili. Tutto si basa sul sacro principio della proprietà privata. Margaret Thatcher, primo ministro donna della Gran Bretagna negli anni '80, che rilanciò il liberismo economico, aveva un motto che era On economic freedom, all our other freedoms depend. On economic freedom, all our other freedoms depend.
Sulla libertà economica, dalla libertà economica dipendono tutte le altre nostre libertà. Quindi il liberismo economico di John Locke, che verrà replicato nel Settecento da Adam Smith, ricordate, la virtù dell'egoismo dell'imprenditore. Quindi si crea lo Stato civile e si creano delle istituzioni. Quali sono queste istituzioni? Attenzione, abbiamo due istituzioni principali, il potere legislativo e il potere esecutivo. A torto si attribuisce a Locke la dottrina della tripartizione dei poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario. Noi abbiamo già visto in storia, parlando dell'illuminismo, in particolare di Montesquieu, che sarà appunto Montesquieu a delineare la famosa tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. In Locke, a differenza di quello che molti pensano, invece ci sono fondamentalmente due poteri, in quanto il potere giudiziario viene visto come un appendice, come una parte del potere esecutivo. Per Locke non deve esistere un sovrano assoluto, i centri di potere devono essere più di uno, il potere deve essere diviso. A differenza di Hobbes, il potere non deve appartenere ad un unico centro, che sia un sovrano, che sia un'assemblea. Il potere deve essere diviso, distribuito tra più istituzioni, tra più autorità. Queste istituzioni sono il potere legislativo, che è rappresentato dal Parlamento, oltre al Parlamento il governo che si occupa del potere esecutivo. Il Parlamento fa le leggi, promulga le leggi, approva le leggi. Il potere legislativo è il Parlamento, che per lui non deve essere totalmente eletto, ricordate, una parte del Parlamento è a base democratica, la Camera dei Comuni, e invece un altro Parlamento, la Camera dei Lord, è un'oligarchia non eletta, mentre invece il potere esecutivo fa rispettare le leggi, quindi il Parlamento approva le leggi, mentre invece il governo fa rispettare le leggi approvate dal Parlamento. Attenzione, per lui il governo comprende anche il re. Il potere esecutivo di governo è dato dal re, dal suo primo ministro e dai ministri. Tuttavia il primo ministro e i ministri non vengono scelti dal re come nella tradizione della sovranità assoluta. Il primo ministro e i ministri devono avere la fiducia del Parlamento, quindi il potere del re è limitato. Il governo non è soltanto il re, a parte il fatto che il re già non è assoluto perché divide il suo potere col Parlamento, ma anche all'interno del governo, il governo non è soltanto il re, perché il re non nomina il primo ministro e i ministri che vuole, il re nomina il primo ministro e i ministri in accordo con il Parlamento. In ogni caso il potere legislativo fa le leggi, il potere esecutivo, cioè il governo, fa rispettare le leggi, il potere giudiziario viene visto come una parte del potere esecutivo perché anche i magistrati cosa fanno? Fanno rispettare le leggi, come il governo, come il potere esecutivo. Il potere giudiziario fa rispettare le leggi spesso in caso di violazione delle stesse. Quindi non è propriamente Locke all'origine della famosissima tripartizione dei poteri che conoscono tutti. Legislativo, esecutivo, giudiziario, però per Locke il potere giudiziario è considerato parte del potere esecutivo. Questo potrebbe servirci anche per oggi, per l'oggi, per l'attualità, per vedere come questi principi liberali spesso si siano snaturati, siano degenerati, non vengono applicati davvero, come il pensiero liberale classico aveva previsto. Il potere legislativo fa le leggi, il potere esecutivo, il governo, deve solo far applicare le leggi, far rispettare le leggi che il Parlamento fa. Qual è il più importante tra i due poteri, secondo Locke? Avete indovinato, è il potere legislativo, è il Parlamento, perché il potere legislativo è decisamente più importante del potere esecutivo, perché il potere legislativo è quello che fa le leggi, è quello che determina la politica, anche le leggi di bilancio e così via.
le leggi, qualunque tipo di leggi, mentre il potere esecutivo ha una funzione meno importante, perché il potere esecutivo è il braccio del potere legislativo. Il potere esecutivo deve solo far rispettare, il governo deve solo far rispettare le leggi approvate dal Parlamento in una divisione di compiti. Oggi è così. Nelle democrazie oggi il governo è davvero solo il mero esecutore delle leggi applicate dal Parlamento. In Italia e in altri paesi non è così. In Italia e in altri paesi il Parlamento, che dovrebbe essere più importante del governo, di fatto approva quasi sempre soltanto le leggi volute e proposte dal governo. Quindi il governo non si limita a far rispettare le leggi, anche se magari non le condivide. Il governo domina il Parlamento. Domina l'organo legislativo e fa sì che il Parlamento approvi solo le leggi che il governo vuole che siano approvate, che i partiti politici al governo vogliono che siano applicate. Molto spesso il Parlamento si è ridotto ad un insieme di schiacciabottoni che votano sì o no ad una legge in base a quello che il governo dice loro di fare. Non c'è un libero dibattito nel Parlamento da cui le leggi emergano spontaneamente. Il governo, di qualunque colore sia, dovrebbe soltanto far rispettare le leggi del Parlamento. Il potere legislativo è più importante del potere esecutivo e invece oggi che cosa succede? Rifletteteci, tantissimi giuristi l'hanno sottolineato, storici, eccetera, che il Parlamento, i parlamenti in generale, sono meno importanti dei governi, che i parlamenti sono schiavi dei governi, approvano i parlamenti solo le leggi che i governi vogliono, anche a volte a base di voti di fiducia, senza una discussione, un confronto nell'aula parlamentare. Secondo Locke e secondo i grandi autori del pensiero liberale classico, non dovrebbe assolutamente essere così. Il Parlamento dovrebbe essere più importante del governo. L'esecutivo, però, il governo, da un certo punto di vista, da un altro punto di vista, prevale sul legislativo. Perché? Perché l'esecutivo deve essere sempre in atto, mentre il Parlamento può non essere in atto. Cioè il Parlamento può avere un'esistenza discontinua, mentre non si può stare neanche un attimo senza un governo, il potere esecutivo. Bisogna prendere delle decisioni. Non sempre si può aspettare una legge del Parlamento, quindi il potere esecutivo deve far rispettare le leggi perché è meno importante del potere legislativo che le approva, però il potere esecutivo ha un vantaggio rispetto al potere legislativo. Il potere esecutivo è sempre in atto, non può esistere un solo giorno, un solo minuto nella storia di un paese in cui il potere esecutivo e il governo non ci sia, perché ci sono sempre decisioni da prendere, ci sono sempre leggi da far rispettare, quindi l'esecutivo come i tribunali devono essere sempre in atto. Anche quando si scioglie il Parlamento e si dimette un governo, il primo ministro, quel governo è comunque in carica finché non si formerà un governo successivo, un governo diverso. Quindi il potere esecutivo, il governo deve esistere sempre, non può mai sospendere le sue funzioni, non può esserci un momento in cui il governo non c'è. Invece il potere legislativo, il Parlamento, può anche non esserci, non è sempre in atto, perché non è sempre necessario approvare leggi. Quando il Parlamento si scioglie e se ne elegge un altro, il Parlamento decaduto può anche non esercitare i suoi poteri, perché non succede niente se per un certo lasso di tempo non si approvano leggi. Quindi l'esecutivo, che deve applicare le leggi, deve prendere le decisioni immediate. Per farlo è sempre in atto, mentre il potere legislativo, il Parlamento, può anche non esserci per un certo periodo. Attenzione, questo è confermato dal fatto che il governo, sia pure controllato dal Parlamento, possiede altri due poteri. Fate attenzione, il potere federativo e il potere di prerogativa. Che cosa sono questi due altri poteri che appartengono al governo, all'esecutivo? Sono in entrambi i casi poteri, non dico di emergenza, ma poteri che
che il governo assume in caso particolare. Per esempio, nella politica estera, nella diplomazia, nella guerra, i trattati internazionali non si può sempre passare dal Parlamento, a volte bisogna decidere quando entrare in guerra, quando uscire dalla guerra, quando fare un accordo internazionale. All'epoca i trattati internazionali erano segreti e quindi il potere federativo è quello che riguarda delle decisioni urgenti da prendere in materia di guerra o di rapporti con gli altri stati. Non si può aspettare che un Parlamento discuta su un trattato internazionale o se discuta se bisogna entrare in guerra. Spesso bisogna prendere decisioni di emergenza, si viene aggrediti, si dichiara guerra immediatamente. Non ci può essere una legge del Parlamento. Qualcuno si rivolta, ci vuole una repressione se c'è una guerra civile immediata. Quindi in caso di rapporti tra gli altri stati non vale la legge del Parlamento, ma il potere federativo che il governo possiede, perché bisogna agire immediatamente. Poi c'è il potere di prerogativa. Il potere di prerogativa si realizza in condizioni di emergenza, quando cioè non si può appunto aspettare una legge. C'è stata una calamità, c'è un'epidemia, c'è stato un terremoto, bisogna prendere delle decisioni urgenti che non possono essere delle leggi, perché la caratteristica dell'urgenza di queste decisioni fa sì anche il potere di prerogativa appartenga al governo. Quindi il governo è meno importante del Parlamento, però vedete ha due poteri che il Parlamento non ha: il potere di gestire le emergenze e il potere di gestire la guerra e la politica internazionale con gli altri stati. Continuiamo nella prossima lezione. Arrivederci, grazie a tutti.